È finalmente finita l'ultima sosta per le nazionali di questo 2024. Ci rivediamo a marzo per la prossima e sono arrivate 8 notizie importanti per quanto riguarda l'Inter. La maggior parte sono positive, c'è sempre però, come spesso ci è capitato soprattutto recentemente, anche un retrogusto un po' amaro che arriva dalle soste per le nazionali, ed oggi in particolare partiremo da questa prima notizia che potrebbe essere stata anche più grave del previsto. In realtà il peggio sembra essere stato scongiurato, però purtroppo è arrivato un nuovo piccolo infortunio dalla sosta per le nazionali che riguarda un uomo cardine dell'11 di Simone Inzaghi. Ma ne parliamo all'interno di questo contenuto con tutte queste notizie che, come vi dicevo, però sono in gran parte positive. Ce ne sono anche un paio interessanti di mercato che lascerò in chiusura. Partiamo subito però, quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Come sempre vi chiedo un click sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti, così non vi perdete tutti i nuovi contenuti e tutte le nuove dirette delle 19:30, le dirette partite e tutti i contenuti che vi proponiamo. Cominciamo allora dalla notizia meno positiva, quella che vi annunciavo poco fa: un altro problema fisico per Hakan Çalhanoğlu, che era rientrato da non molto nell'Inter dopo un problema muscolare accusato circa un mese fa nella partita contro la Roma. Ha giocato 2 gare molto importanti e intense contro l'Arsenal in Champions League prima e contro il Napoli in campionato poi, e poi dopo 45 minuti della prima partita con la maglia della Turchia ha sentito ancora pizzicare e lo stesso Çalhanoğlu diceva di temere una ricaduta a livello di infortunio nella stessa zona in cui aveva subito il problema fisico contro la Roma. Pare però, ecco, prima vi dicevo poteva andare peggio, pare che si sia fermato in tempo. Dalle prime informazioni avute, c'era un po' di pessimismo, poi invece col passare delle ore pare che invece la situazione non sia grave come si temeva, tant'è vero che Çalhanoğlu non è rientrato immediatamente a Milano. Questa cosa ha fatto anche un po' di ha generato un po' di dibattito anche fra i tifosi. È rimasto con la sua nazionale ed è rientrato dopo la seconda partita, insomma. Nel momento in cui sto registrando questo contenuto non sono ancora stati fatti gli esami, o comunque non è ancora arrivata la comunicazione dell'esito degli esami, che però nelle prossime ore Çalhanoğlu farà, e quindi a quel punto scopriremo che cosa ne sarà di questo piccolo problema. In ogni caso credo sia molto poco probabile vederlo in campo contro il Verona, anche non fosse nulla di grave, perché comunque dopo arriva il Lipsia, gara importante di Champions League, per proseguire nel percorso iniziato molto bene con i risultati ottenuti fin qui, e quindi è molto probabile che col Verona non giocherà Çalhanoğlu. Nel caso in cui questo dovesse avvenire è pronto Christian Aslani, che nelle ultime volte in cui Çalha non c'è stato, anche lui purtroppo era mancato all'appello per colpa di un problema al ginocchio che si portava dietro da un po'. Si erano alternati Zielinski e Barella, alla fine però in questo caso Aslani adesso è recuperato e pronto, quindi molto probabilmente sarà titolare contro il Verona. Citavo Barella, un'altra notizia secondo me molto interessante che è arrivata da questa sosta arriva proprio da Nicolò Barella. In generale potremmo dire da tutti gli interisti della nazionale italiana, perché sono stati ancora protagonisti di ottime prestazioni su tutti. Non me ne vogliono gli altri, ma Di Marco rimane quello che tendenzialmente si fa notare maggiormente, però ha trovato spazio anche Frattesi. Bastoni è stato messo in campo da titolare, e Nicolò Barella, come dicevo, sia contro il Belgio che contro la Francia è stato schierato da Spalletti come trequartista in un 3-5-1-1. Secondo me ha fatto 2 buone partite e credo che a prescindere la condizione fisica di Barella stia migliorando. Io ho avuto questa impressione. Quindi un giocatore poi forte come Barella, se sta bene fisicamente, secondo me più o meno in tutte le zone del centrocampo lo puoi far giocare e grandi difficoltà non le ha. Non credo che nell'Inter lo vedremo spesso in questa posizione, anche perché le volte in cui l'Inter gioca col trequartista tendenzialmente lo fa mettendo 3 punte, quindi magari ne schiera una un pochino dietro e le altre 2 davanti, ma tendenzialmente lo fa una punta quel ruolo, non Barella. Però comunque è stato un esperimento interessante, perché ci ha dimostrato che anche in quella posizione, anche un po' più avanzato, Barella può sicuramente fare bene. Barella che nel corso degli anni, al contrario, ha fatto il percorso inverso. Ecco, ha cominciato giocando sempre da mezzala, ma con contro una mezzala offensiva che si lanciava in avanti. Poi pian pianino è stato arretrato e adesso, come vi abbiamo raccontato anche da tempo, nell'Inter svolge quasi
più la funzione di supporto al regista, cosa che infatti gli ha fatto anche perdere qualche numero sotto porta a livello di gol e di assist. Dall'Olanda arrivano anche qui alcune novità. Una la aggiungo in coda alla fine, però è importante il fatto che Dumfries nella partita contro l'Ungheria vinta 4-0 ha siglato ancora gol e assist. Dumfries con la maglia dell'Olanda è un qualcosa di pazzesco. È vero però che arrivava già da un buon periodo con l'Inter, non è uno di quelli che da noi stava facendo male e si è rivitalizzato con la nazionale. Nelle ultime settimane aveva fatto molto bene anche nell'Inter. Mi sembra di poter dire che questo sia il segno definitivo per cui Dumfries ormai debba operare questo famoso sorpasso come titolare della fascia destra che da tempo ci auguriamo di vedere, non perché vogliamo male a Matteo Darmian, e soprattutto qui su Passione Inter lo ripetiamo spesso, però il titolare, se si vuole ambire a certi risultati in certi campi, secondo me e secondo noi deve essere Denzel Dumfries. Quindi spero che si batta il ferro finché è caldo, spero che adesso gli venga data più fiducia, che non vuol dire che debba giocare titolare sempre. Contro il Verona leggevo già che potrebbe giocare Darmian, ma potrebbe anche essere logico, perché poi con il Lipsia, gara fondamentale Champions League, mi metti Dumfries. A quel punto sarei anche contento. Sempre sulla fascia destra poi, anche qui una notizia che per il futuro, per la prossima stagione dell'Inter potrebbe essere positiva. Tajon Buchanan ha ritrovato ufficialmente il campo con il Canada. Sapete che appunto è stato fuori, era fuori da un po', si era fatto male proprio con la maglia del Canada durante un allenamento in estate. Inzaghi adesso da qualche partita lo aveva riconvocato, ma ancora non aveva trovato il modo di entrare, di avere spazio. Ecco, con il Canada nella doppia sfida contro il Suriname ha giocato 15 minuti circa nella prima e 15 minuti circa nella seconda partita, sempre da subentrato. Non male, è fuori da diversi mesi, quindi è normale che debba avere un percorso fatto di tappe, non possa ripartire subito con 90 minuti di botto. Però ecco che i primi minuti li metta con la maglia del Canada, secondo me non è nemmeno così negativo. Io da tempo mi auguro di rivederlo in campo, secondo me anche a livello di caratteristiche è un giocatore che dovremmo sfruttare un po' di più, anche a gare in corso, anche in determinati spezzoni, però per me può fare comodo, quindi spero che questo sia l'antipasto poi di nuovi minuti da fargli trovare sul campo, tanto per Buchanan quanto per Mehdi Taremi, che è stato un giocatore molto discusso nelle ultime settimane. Non riapro il dibattito intorno a Taremi, però con l'Iran è stato protagonista di entrambe le partite. La prima ve l'abbiamo raccontata in una diretta di qualche giorno fa, contro la Corea del Nord, partita a due facce di Taremi, che prima mette a segno 3 assist per tutti e 3 i gol dell'Iran, poi è autore di un autogol e di un rigore sbagliato. Quindi prestazione in cui è stato protagonista nel bene e nel male. Nella seconda partita però contro il Kirghizistan ha trovato il gol e quindi ecco, io continuo a essere molto fiducioso, non ho grandi dubbi sulle qualità di Taremi, non sono così d'accordo con alcuni dei commenti che ho letto appunto in queste ore. Mi auguro, ecco, l'unica cosa che anche Taremi possa avere più spazio e più continuità, perché secondo me il tipo di utilizzo che è stato fatto di Taremi fino ad ora è uno dei motivi per i quali ancora non abbiamo visto il Taremi che forse la maggior parte di noi si aspettava. Non dico l'unico motivo, ma sicuramente uno dei motivi. E siamo arrivati all'attacco con Mehdi Taremi e quindi come non citare Lautaro Martinez. Anche lui, forse Lautaro è stato veramente il più chiacchierato delle scorse settimane nell'Inter, un Lautaro che si dice non sta un po' deludendo, non sta mantenendo i ritmi dell'anno scorso, Lautaro che molti dicevano non avrebbe dovuto andare in Argentina per allenarsi con l'Inter e recuperare, come prevedibile Lautaro in Argentina ci è andato e ha fatto 2 gol però. Il primo nella sconfitta per 2-1 contro il Paraguay, che ha rimontato l'Argentina dopo il gol siglato da Lautaro, il gol del vantaggio, e poi in queste proprio nelle scorse ore un super gol contro il Perù, vittoria per 1-0, un assist di Messi che ha fatto un cross, Lautaro in mezza rovesciata, diciamo in girata col sinistro, ha impattato benissimo e ha fatto gol. Se non l'avete visto vi invito a recuperarlo perché è davvero molto bello, e non solo è molto bello ma è anche un gol significativo, perché con questa rete Lautaro è diventato il quinto marcatore nella storia dell'Argentina, arrivando a 32 gol e agganciando un certo Diego Armando Maradona, non proprio l'ultimo che è passato dalla storia del calcio. Quindi gol significativo, il prossimo che farà gli permetterà di superare Maradona e di ambire alle successive posizioni. Alcuni
prossimi scalini sono fattibili. Il primo di Crespo, se non sbaglio, è a 36, quindi è molto vicino. Il primo è Messi con 112. Messi la vedo molto complessa da andare a pescare, però ancora un paio di posizioni secondo me le può scalare senza grandissimi problemi, e quindi anche per Lautaro come per Dumfries, dicevo prima, speriamo che questo sia un ulteriore aiuto per cominciare anche nell'Inter a macinare molto di più, cosa che lui ha tutte le carte in regola per fare. Chiudo con due questioni di mercato che sono legate a due dichiarazioni che abbiamo letto in queste ore. La prima riguarda Stefan De Vrij, che ha parlato in una conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, dicendo rispetto al fatto che sarebbe nel suo ultimo anno di contratto nell'Inter, e De Vrij dice: sono sinceramente curioso, non ne so niente, all'Inter mi sto divertendo moltissimo, ho un'opzione per rinnovare il contratto per un'altra stagione, ma questa scelta spetta al club. A me piacerebbe esplorare questa opzione. Quindi il De Vrij ci dà due notizie. La prima è che per ora non ha ancora avuto contatti, ma questo potrebbe anche essere una frase detta al pubblico per non rivelare quanto sta realmente accadendo. Ma la vera questione è che nel suo contratto c'è un'opzione sulla quale però decide l'Inter, e sappiamo che a livello difensivo tra lui e Acerbi una scelta andrà fatta. Molti si augurano che vengano lasciati andare a parametro zero entrambi. Per me è più facile pensare che uno dei due venga confermato e uno venga mandato via. Secondo me, se dovessi giocarmi l'euro, il famoso euro, Inzaghi preferirebbe tenersi Acerbi, che è un suo uomo di fiducia, e per me potrebbe scegliere questo, però magari è ancora presto, vedremo nel corso della stagione. Però De Vrij ha voluto puntualizzare questo. La seconda cosa molto importante di mercato riguarda invece Jonathan David, un nome che da tempo viene accostato all'Inter. Molti dicono l'Inter lo segue perché in estate venderà Thuram, non si sa. In ogni caso l'Inter lo segue davvero, e Jonathan David ha parlato in queste ore anche, non tanto di mercato, però ha detto una cosa che in qualche modo può essere legata, perché David dice: è sempre stato il club che ho tifato, il Barcellona, gli stavano chiedendo. Quando cresci tifando una squadra, il tuo sogno è andarci a giocare. Anche qui può voler dire tutto, può non voler dire nulla, però mi sembra un indizio non da poco il fatto che Jonathan David dica questa cosa. Quindi il Barcellona, così come tante altre big europee, sappiamo che è un'altra delle squadre in corsa. Quando un giocatore come lui si muove a parametro zero è difficile che non si formi una fila importante di club pronti a portarlo a casa. Dall'altra parte Tutto Sport in particolare insiste da tempo, e in queste ore lo ha ribadito, rispetto al fatto che Inter e Juventus siano i due club però più interessati in assoluto, e addirittura in queste ore Tutto Sport scriveva proprio che l'agente di Jonathan David, leggo testualmente, ha già dato le carte a Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli, direttori sportivi di Inter e Juventus, che ad oggi restano i club più attivi intorno a David. La richiesta è di un contratto quinquennale, 6 milioni netti di ingaggio, ricco bonus alla firma e commissioni. Quindi non so cosa si intenda di preciso con queste carte già date ad Ausilio e a Giuntoli, però evidentemente dei contatti ci sono stati, e viene ribadito quello che anche qui su Passione Inter vi diciamo da un po', e cioè che Jonathan David ha delle pretese importanti, si libera a zero, quindi può calcare la mano da questo punto di vista. L'ingaggio, le commissioni e il bonus alla firma cominciano ad essere tanti soldi, che magari per una big straniera, anche dalla Premier League per esempio, potrebbe essere più facile soddisfare. Però Inter e Juventus ci sono, e quindi nelle prossime settimane vedremo eventualmente che cosa ne sarà. Questo era quanto. Erano queste le 8 notizie dalla sosta che in qualche modo riguardano l'Inter. Come dicevo, per me la maggior parte sono positive, quindi ci apprestiamo adesso a vedere come si concluderà questo anno solare per quanto riguarda la nostra Inter, ricominciando da sabato alle ore 15 contro il Verona, e noi di Passione Inter, come sempre, saremo live da 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio per seguire la partita. Per il resto vi ricordo ancora di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community e supportare il nostro progetto. Ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qua un altro episodio da recuperare.